1971. New York è una metropoli crudele, una città costruita su accordi segreti e compromessi. In questo ambiente il giovane Donald Trump ha una visione chiara del suo futuro: portare il nome Trump nei luoghi di potere e ricchezza. La sua ambizione è sostenuta dal padre, Fred Trump, un costruttore spietato che non si è mai tirato indietro di fronte a nessun ostacolo. Fred ha trasmesso al figlio una lezione fondamentale: per sopravvivere nel mondo degli affari serve pelle dura, volontà incrollabile e soprattutto zero scrupoli. Ma se Fred Trump è stato il primo mentore di Donald, c'è un'altra figura che diventa centrale per la sua ascesa. Si chiama Roy Cohn, un uomo che incarna tutto ciò che c'è di ambiguo e oscuro nella città di New York. Cohn è un avvocato già celebre, noto per la sua spietatezza, un personaggio che sa come manipolare la legge e piegarla a suo vantaggio. Negli anni 50 ha assistito il senatore Joseph McCarthy nella sua caccia alle streghe contro i comunisti, un periodo in cui l'avvocato ha imparato a sfruttare il terrore come arma. Quando Trump incontra Roy Cohn, il loro rapporto si consolida subito. Roy vede in lui un giovane assetato di potere, pronto a tutto pur di vincere, e Donald trova in Cohn il maestro perfetto. Con lui Trump apprende una lezione che porterà con sé tutta la vita: mai cedere, mai mostrare debolezza, mai scusarsi e soprattutto mai rinunciare a un affare solo per questioni etiche. Cohn apre a Trump le porte di un mondo fatto d'accordi sotterranei, di intese con uomini di potere che non si limitano alla legge. Infatti la New York degli anni 70 è una città il cui confine tra legale ed illegale è una linea sfumata. Trump non tarda a capire che per costruire a Manhattan servono alleanze speciali, quelle che solo Roy Cohn può facilitare. La città è governata dalle famiglie mafiose, ci sono i Genovese, i Gambino, i Lucchese. Questi nomi non sono solo etichette, ma veri e propri imperi del crimine, che controllano ogni aspetto della costruzione, dai materiali alla manodopera, fino ai sindacati edili di New York, che sono sotto il controllo della mafia e senza il loro consenso non si costruisce nulla. Trump sa di dover entrare in questo sistema e grazie a Cohn inizia a costruire una rete di contatti con figure come Anthony Fat Tony Salerno, della famiglia genovese, e Paul Castellano, che guida la famiglia Gambino. Sono loro che gestiscono i sindacati, loro che controllano la distribuzione del cemento e dei materiali. Trump si avvicina a Salerno e Castellano sapendo che avere il loro appoggio significa evitare problemi. Ed è proprio Salerno che diventa un punto di riferimento per Donald Trump, che ottiene l'appoggio della mafia per i suoi progetti a Manhattan, garantendogli che nessun sindacato interrompe i lavori. Tra questi accordi c'è quello con la S&A Concrete, società che Trump utilizza come fornitore principale per il cemento dei suoi edifici. La S&A Concrete è legata alla famiglia genovese e a quella Gambino, e gli edifici come il Granny Hut e la Trump Tower, che rappresentano il suo debutto trionfale a Manhattan, si ergono su fondamenta fatte di compromessi e di connessioni con il crimine organizzato. La mafia gli fornisce ciò di cui ha bisogno: manodopera, materiali, protezione. In cambio Trump garantisce fedeltà, mantiene i suoi legami nascosti e non pone domande. È un tacito accordo, una collaborazione che tutti conoscono, ma di cui nessuno parla apertamente. La carriera di Trump a Manhattan è ormai consolidata, ma la sua ambizione è insaziabile. Negli anni '80 la sua attenzione si sposta ad Atlantic City, una città che ha appena legalizzato il gioco d'azzardo e che promette ricchezze inimmaginabili. Qui Trump vede nuove possibilità, un modo per ampliare il suo impero. Compra il suo primo casinò, il Trump Plaza, poi il Trump Castle e infine lancia il suo progetto più ambizioso, il Taj Mahal. Ed è proprio il Taj Mahal che con il suo sfarzo esagerato diventa il simbolo dell'ambizione senza limiti di Donald. Ma la verità è che il progetto è un'operazione finanziaria estremamente rischiosa. Trump si indebita fino al collo per costruire il casinò, prendendo in prestito centinaia di milioni di dollari. Il Taj Mahal diventa una voragine finanziaria, un gigante che ingoglia denaro senza mai restituire profitti. E quando Trump scopre che i guadagni non coprono le spese, è ormai troppo tardi. Ma c'è un altro lato oscuro in questa storia. Il Taj Mahal diventa ben presto un luogo di interesse per il riciclaggio di denaro sporco. Le famiglie mafiose sanno che i casinò sono strumenti perfetti per movimentare capitali d'origine illecita, e Atlantic City è un centro di potere in cui il crimine organizzato ha da sempre il controllo. Gli investigatori federali iniziano a sospettare che quel Taj Mahal venga usato per riciclare milioni di dollari e l'FBI apre un'indagine. Trump riesce a evitare un coinvolgimento diretto, ma le prove indicano che le attività sospette non sono isolate. L'impero dei casinò però non dura a lungo. I debiti che Trump ha accumulato sono insostenibili e Atlantic City diventa un peso che non può più sostenere. Dichiarare bancarotta diventa l'unica opzione possibile e così uno dopo l'altro i suoi casinò chiudono o vengono venduti.
Ma Trump esce dall'impresa indenne, riuscendo a negoziare accordi che gli permettono di mantenere intatto il suo status di imprenditore di successo. Verso la fine degli anni 90, Trump espande le sue attività oltre l'America e per farlo si affida a un personaggio enigmatico e pericoloso, Felix Sater. Sater è un criminale condannato per frode, legato a gruppi della criminalità russa, che conosce bene i meccanismi del riciclaggio di denaro e della finanza illegale. Trump vede in Sater un alleato prezioso, uno che può aprirgli le porte del mercato internazionale e facilitare operazioni in paesi dove la legge è meno rigorosa. In Russia, Sater diventa il contatto di Trump con oligarchi e politici potenti, alcuni dei quali vicini al governo di Mosca. È un mondo di affari torbidi in cui il denaro viene movimentato tra conti offshore e ogni transazione avviene nell'ombra. Grazie a Sater, Trump riesce a stringere accordi per costruire proprietà di lusso, come il Trump Soho, usando fondi la cui origine risulta sospetta. Ma quando la stampa inizia a investigare sui suoi legami con Sater, Trump nega di conoscerlo bene, tentando di allontanare le accuse. Ma il rapporto con Sater si rivela problematico anche negli anni successivi, specialmente quando Trump entra in politica. Le indagini sui legami con la Russia sollevano interrogativi sui rapporti tra i suoi affari privati e il potere russo, ma Trump continua a respingere ogni accusa, trasformando la narrativa a suo vantaggio. Arrivati al 2005, Donald Trump lancia un'iniziativa che sulla carta sembra anche nobile, la Trump University. La promessa è quella di offrire un'istruzione d'élite, corsi che insegnano i segreti del successo per tutti coloro che aspirano a entrare nel mondo degli affari. La Trump University si presenta come una delle più prestigiose scuole di business, un'opportunità unica per apprendere direttamente dall'uomo che rappresenta il sogno americano. Ma dietro la facciata c'è un meccanismo ben diverso, una truffa costruita sulla disperazione e sulle illusioni. Trump, il cui volto appare sui materiali promozionali, diventa l'esca per migliaia di persone pronte a investire i loro risparmi. Gli annunci pubblicitari parlano di un'opportunità imperdibile, di docenti scelti personalmente da Trump e di un percorso che rivelerà i segreti del successo. Ma la realtà è un'altra. I corsi si rivelano estremamente costosi e privi di reale contenuto. Gli studenti pagano migliaia di dollari per lezioni che offrono informazioni di base, facilmente reperibili ovunque. Quei docenti selezionati sono poco più che venditori. Le testimonianze degli ex studenti descrivono una vera e propria truffa, un sistema progettato per estorcere denaro da persone vulnerabili. Alcuni raccontano di essere stati convinti a pagare decine di migliaia di dollari con la promessa di guadagni futuri, di incontri esclusivi con Trump, di accesso a una rete di contatti che non esiste. Ma il castello di carte inizia a crollare quando le prime denunce arrivano in tribunale. Trump, come sempre, risponde alle accuse negando ogni coinvolgimento diretto e attribuendo le colpe a collaboratori minori. Allora le autorità avviano un'indagine approfondita sulla Trump University, rivelando un sistema di vendite aggressive e promesse ingannevoli. Gli investigatori dimostrano che Trump non ha mai partecipato direttamente ai corsi, né tantomeno ha scelto i docenti come invece dichiarato. La sua difesa però è sempre la stessa: negare tutto, attaccare le critiche e accusare i querelanti di voler ottenere vantaggi personali. Trump alla fine accetta un accordo multimilionario per risarcire le vittime, evitando così il rischio di una condanna in tribunale. Ma questa vicenda aggiunge un tassello fondamentale alla sua reputazione, quella di un uomo che non esita a usare il proprio nome come un'arma per trarre profitto dalle speranze e dalle difficoltà degli altri, senza preoccuparsi delle conseguenze. E infatti la Trump University si rivela per quello che è, una macchina per fare soldi, un'illusione venduta al prezzo di migliaia di vite rovinate. Ma il momento in cui il suo passato inizia a farsi sentire pubblicamente come un macigno è quando Trump si candida alla presidenza. La sua campagna è un misto di populismo e provocazioni e promette di bonificare la palude di Washington, di restituire il potere al popolo. Ma coloro che conoscono la sua storia sanno bene che Trump non è un outsider pulito. Le sue connessioni con la mafia, le accuse di frode, i rapporti con uomini come Roy Cohn e Felix Sater sono tutti capitoli di una vita vissuta ai margini della legalità. Durante la campagna del 2016, Trump riesce a neutralizzare molte accuse, trasformandole in attacchi contro i suoi avversari. Presenta ogni scandalo come la prova di un complotto orchestrato dall'establishment per fermarlo, e questo approccio funziona. I suoi sostenitori lo vedono come un combattente, un uomo che sfida il sistema, ma appena entra alla Casa Bianca, le indagini sul suo passato si intensificano. Le autorità esaminano ogni dettaglio delle sue attività finanziarie, le sue connessioni internazionali e i suoi rapporti con la Russia. Le indagini si concentrano anche su potenziali conflitti di interessi. Trump infatti mantiene il controllo delle sue aziende anche da presidente, delegando solo nominalmente la gestione ai figli. Gli investigatori scoprono che la Trump Organization ha continuato a trattare con figure controverse e che il presidente ha sfruttato la sua posizione per aumentare il prestigio del suo brand.
E anche la figura di Felix Sater torna a galla. La sua presenza nel mondo di Trump è una minaccia costante, un legame che porta con sé l'ombra della mafia russa e del riciclaggio di denaro. Ma Trump, come sempre, nega ogni cosa. Presenta Sater come una conoscenza marginale e insiste sul fatto che le accuse siano parte di un complotto politico. Tuttavia il suo passato è come un'ombra che s'allunga su di lui, un retaggio che rende ogni mossa più sospetta. E anche durante la presidenza Trump mostra un'abilità straordinaria nel manipolare la narrativa a suo favore. I suoi attacchi ai media, la sua capacità di distrarre l'opinione pubblica con annunci improvvisi, provocazioni, gli permettono di mantenere il controllo della situazione. Ma il cerchio si stringe. Indagine dopo indagine, l'FBI e il Congresso cercano di svelare il vero volto di un impero costruito su compromessi, inganni e relazioni pericolose. La presidenza di Trump diventa così un terreno di scontro tra le sue abitudini da imprenditore e le aspettative di trasparenza e onestà che accompagnano quel ruolo pubblico. Ma Trump si muove con disinvoltura in questo contesto ambiguo, capace di manipolare i fatti, di presentarsi sempre come vittima di un sistema che, paradossalmente, ha contribuito a creare. La sua ascesa è la storia di un uomo che ha costruito un impero sfruttando ogni possibile legame con criminalità, imprenditoria, politica e che ha piegato la legge alle sue esigenze, trasformando ogni scandalo in una prova della propria grandezza.